La fortezza di Namansansong è una meraviglia storica e strategica situata a sud del fiume Han, a soli 25 km da Seul. Il suo nome significa letteralmente fortezza della montagna a sud del fiume Han. Il complesso fortificato si estende attorno alla montagna Namansan e ha mura lunghe 12,4 km. Namansansong è caratterizzata da 4 porte principali in corrispondenza dei 4 punti cardinali. La porta sud fu costruita alla fine del 1700 ed è l'unica a mantenere la sua insegna originale. Al suo esterno si trova un albero di Zelkova che si pensa abbia 350 anni e si crede essere stato piantato per consolidare le fondamenta delle mura. All'interno della fortezza ci sono ben 45 pozzi e 80 sorgive, che garantiscono acqua fresca per tutto l'anno. Il punto più alto della fortezza raggiunge i 522 metri sul livello del mare. Le origini della fortezza risalgono probabilmente al periodo dei Tre Regni, dal 57 a.C. al 668 d.C. Non è chiaro se sia stata costruita sotto il dominio di Baekje o Shilla, ma si pensa che la sua costruzione sia avvenuta nel VII secolo. La fortezza subì danni durante la guerra di Corea, ma tra gli anni 70 e 90 venne restaurata. Nel 2014 è stata riconosciuta come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Esistono 16 porte segrete che venivano utilizzate per trasportare in segreto cibo, armi o per l'entrata ed uscita di rinforzi ed esploratori. In caso di emergenza, le mura di sostegno della porta potevano essere fatte collassare così da bloccare permanentemente il varco. Il centro di comando reale fu edificato nel punto più alto della fortezza, originariamente completato nel 1624 e ricostruito nel 1896. Oltre a questo, esistevano altri 3 centri di comando. Le pietre sono state utilizzate come base per i pilastri in legno, mentre i soffitti sono ornati secondo il metodo del Danchong, che utilizza 5 colori simbolici: blu, bianco, rosso, nero e giallo. Questi colori corrispondono ai 5 punti cardinali e agli elementi secondo la filosofia cinese. Tra il 1624 e il 1626 la fortezza venne completata. Un episodio chiave nella sua storia avvenne nel dicembre del 1636. Re Injo fu costretto a ritirarsi nella fortezza con 14.000 uomini per difendersi dall'invasione del regno da parte dell'imperatore Taiji della dinastia Sing, che al tempo era in lotta con la dinastia Ming per il dominio della Cina. La Corea, infatti, sotto la dinastia Joseon, aveva avuto alterni rapporti con entrambe le dinastie, ma ad inizio XVII secolo preferì l'alleanza con i Ming al fine di opporsi al potere Manciù. L'esercito Manciù era forte di 120.000 uomini e cinse d'assedio la fortezza durante i rigidi mesi invernali. La situazione strategica si deteriorò per i coreani, soprattutto a causa delle carenze di cibo e fallimenti nei tentativi di soccorso da parte delle unità dell'esercito provenienti da altre zone della Corea. Nel febbraio del 1637, dopo soli 40 mesi di assedio, Re Injo dovette accettare la resa che fu imposta con condizioni umilianti, facendo diventare a tutti gli effetti la Corea stato vassallo dei Sing.
Durante le guerre di difesa dalle invasioni giapponesi del XVI secolo, monaci guerrieri buddisti furono assegnati alla sua difesa e alla sua costruzione. Questi monaci guerrieri giocarono un ruolo importante durante la guerra nella formazione delle milizie volontarie. I monaci risiedevano nei 10 templi che ancora esistono nella fortezza, cosa non comune per le fortezze costruite sotto la dinastia Choson, che aveva fatto del confucianesimo l'ideologia di Stato. Il palazzo di emergenza si erge all'incrocio a forma di croce tra le strade est-ovest e nord-sud della fortezza. Purtroppo, gran parte della struttura originale fu distrutta durante il periodo coloniale giapponese e la guerra di Corea. Tuttavia, nel 1999, il sito del palazzo e dei suoi santuari fu riportato alla luce, e successivamente, nel 2004, iniziò un importante processo di ricostruzione che ha restituito al palazzo la sua antica gloria. Questo palazzo è stato costruito su un precedente edificio risalente all'epoca Shilla, probabilmente un magazzino del VII secolo. Il Palazzo Reale temporaneo ospita ben 320 stanze. All'interno si possono trovare diversi spazi dedicati, tra cui quelli riservati alla famiglia reale e al personale, noti come Palazzo Superiore. Il palazzo inferiore è destinato alle funzioni amministrative, mentre altri spazi includono un santuario ancestrale e un santuario della pace, luoghi di culto dedicati alle divinità del villaggio e la piattaforma per il rituale della pioggia. Questi elementi riflettono le tradizioni sciamaniche, che rappresentano la più antica religione della penisola coreana, conferendo al Palazzo Reale temporaneo un'importanza non solo storica, ma anche spirituale e culturale. La fortezza di Namansansong è un simbolo di resistenza e storia coreana. La sua architettura e il suo passato la rendono un luogo imperdibile per chi visita la Corea.